Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono Luca e come promesso nel video precedente inizio la serie di video dedicati alla preparazione per il Motorrally 2023. Piccolo recap se ti sei perso il video precedente. Quest'anno ho deciso di mettere i viaggi da parte per una stagione e dedicarmi a una cosa che è presa così, ossia quella di partecipare al campionato italiano Motorrally. Un po' un'idea folle secondo me. L'idea mi è nata dopo aver fatto l'AT l'anno scorso, dove mi sono divertito tantissimo, e dopo ovviamente tutta una serie di uscite enduristiche che mi hanno portato ad apprezzare in maniera particolare la guida in off-road della mia moto, diciamo così. Quindi quest'anno ho deciso di buttarmi in questa esperienza, un po' anche perché è una sfida che faccio con me stesso, perché alla fine non ho la moto adatta, non ho l'età giusta per iniziare una cosa simile, ma non mi piace fermarmi davanti a questi ostacoli e di conseguenza ho deciso di gettarmi dentro la mischia e provare questa esperienza. Detto ciò, io sono uno che fa le cose per bene e quindi sto dedicando moltissimo tempo e moltissime energie mentali nella preparazione di tutto quello che è il gara, fondamentalmente, cioè la preparazione di questo campionato. Le novità che non ho annunciato nel video precedente, che si stanno sviluppando ancora tutt'oggi, è che parteciperò al campionato appoggiandomi a un team, il team GP Garage, che è dalle parti di Garda, e avrò la moto con la loro grafica che invece mi è stata offerta da Marco di Cisocar, che ha deciso di sostenere il mio progetto perché sposa un po' quelle che sono le motivazioni che mi hanno spinto a farlo, e mi ha offerto le grafiche per la moto, che saranno comunque allineate con quelle del team con cui parteciperò. Nel video di oggi invece vi parlo di quelle che sono le spese che dovrò affrontare per fare questo campionato. Come tutti sappiamo, le moto non sono un hobby economico, quindi figuriamoci correre un campionato, sebbene fatto solo di 4 tappe, però comunque tantissime ore di guida. Di conseguenza è richiesto uno sforzo importante. Ho fatto un calcolo, un foglio Excel più varie liste di spese da sostenere, cose da acquistare e ovviamente i costi poi vivi di quelle che sono la competizione, l'iscrizione, la licenza, con l'unico punto interrogativo che rimarrà quello dei trasferimenti e delle spese, perché stiamo ancora definendo come fare. Vi ricordo sempre che ho creato una campagna di, chiamiamola crowdfunding, anche se in realtà è semplicemente una campagna di donazioni, che vi metto il link qui sotto. Potete tranquillamente offrirmi un caffè e quelle donazioni che riceverò saranno destinate alle spese che tra poco vi elencherò. Qui con me ho la lista delle cose che mi sono preparato e comincio con elencare alcuni aspetti. Ci sono delle cose fondamentali e prioritarie per la preparazione della moto. Stiamo quindi parlando delle spese che vengono sostenute prima delle gare. La CRF 250 Rally che ho io è rinomata per avere dei problemi alle sospensioni. Per la forcella anteriore ci sono due opzioni, quelle di mettere delle molle progressive, un precarico e un olio migliore. Così facendo sicuramente migliora, ma un kit idraulico come quello che fa la Andreani costano circa 500 euro, mentre le molle di precarico 300 euro più o meno, più manodopera. L'altra spesa importante e che sto ancora valutando se fare o meno è quella della strumentazione per la navigazione. Stiamo parlando del roadbook e del Tripmaster, che sono effettivamente delle cose che mi hanno detto si possono noleggiare nelle giornate di gara. Fatto sta che facendosi un paio di conti la spesa sarebbe leggermente inferiore, quindi sto valutando di fare un acquisto, poi magari a fine anno si rivende, tanto comunque il materiale è buono. Solo il roadbook costa 340 euro. Il Tripmaster invece, che è quello che serve, è fondamentale per la navigazione con il roadbook, siamo sui
200-250 euro se siamo fortunati. Un altro punto essenziale per la preparazione della moto, che per me è imprescindibile prima di partecipare alle gare, è la sella, e siamo sui 150 euro. L'ultima cosa che devo modificare sulla moto, e questa volta si tratta di una parte meccanica proprio, è quella della frizione, quella che io veramente in difficoltà subito, e quindi non è per niente affidabile. Dimenticavo, la frizione ha un costo totale di 120 euro, però la manodopera la farò io stesso. Tra le varie spese ancora che bisogna sostenere per il mezzo abbiamo, controllo, leggo perché non mi ricordo, io li ho divisi così: sono accessori per la funzionalità, accessori per la protezione e accessori che servono per alleggerire la moto. Devo modificare le pulsantiere, e per pulsantiere intendo i comandi al manubrio che riducono lo spazio e l'ingombro sul manubrio in modo tale da poter alloggiare i comandi del Tripmaster e del Road. Poi abbiamo ovviamente la modifica dei rapporti, quindi corona, pignone e catena, che sicuramente dovranno essere adeguati per l'off-road, perché qui attualmente che monta di serie la mia moto sono rapporti lunghi, quindi dedicati a una guida più stradale. Per la parte della protezione della moto sono quasi a posto. L'unico intervento grande che devo fare è la realizzazione del paracoppa che voglio realizzarmi da solo in carbonio, quindi ci sarà da divertirsi. Non so la spesa, saremo su una sessantina di euro, ma se funziona me la cavo con un prodotto sicuramente buono e soprattutto economico. Le ultime cose che invece dovrò fare poi per quanto riguardano l'alleggerimento della moto sono la batteria al litio, e siamo sull'ordine di 100 euro, e comunque guadagno 1 chilo in meno sulla moto. La sostituzione del portatarga, che siamo altri 500-600 grammi, con uno in plastica e soprattutto più resistente. E l'ultimo pezzo è quello che riguarda la strumentazione, quindi proprio la dashboard, il tachimetro per intenderci, che è sul cruscotto, che devo assolutamente ridurre per questioni proprio di spazi, perché una volta che ci sarà il Roadbook e Tripmaster non ci sarà più spazio per la strumentazione, e quindi monterò un tachimetro di quelli digitali moderni che ha un costo di circa 50 euro. Parlando invece delle spese che sono da affrontare per la partecipazione al campionato italiano motorelli, quest'anno è uscito proprio ieri il regolamento nuovo, e ci sono ovviamente degli adeguamenti di prezzi con il nuovo anno. Ovviamente abbiamo un costo di 80 euro a giornata di gara, che moltiplicato per le 4 tappe fa un totale di 640. A cui vanno aggiunti i 150 della licenza FMI con il Motoclub, e quindi abbiamo circa un totale di 800 euro per partecipare a tutto il campionato italiano, che se confrontati a un Transitalia Marathon o una AT non siamo tantissimi. Quindi, ricapitolando, ho quantificato in un ideale di spesa, che poi non so se riuscirò a raggiungere, per la preparazione della moto di circa 1200 euro. Quindi donate per favore, perché non so dove beccarli. E come spese di campionato abbiamo 790 euro totali. Investimento, che poi verrà chiaramente, lo chiamo investimento perché per fine anno non mi sbarazzerò, per quanto riguarda la navigazione, di 530 euro. A queste spese vanno aggiunte i consumi, cioè sì, quindi benzina, trasferimenti, gomme, le mousse e poi eventuali danni o cose, però poi lì rimaniamo nel punto interrogativo e vedremo come va a finire, nel senso che non si possono prevedere queste cose. Quindi, come avete visto, le spese che si devono affrontare per fare questa pazza idea che mi è venuta in mente non sono poche, sono tante, ma la voglia di provare a buttarsi in questa cosa è più forte di me, e quindi chiaramente sono tutte spese che comunque verranno dilazionate durante l'anno, e farò di tutto per riuscire a portare a termine questo campionato e fare più gare possibili. Vi ricordo ancora una volta, se volete partecipare, aiutarmi, potete donarmi qualcosina sotto. Io cercherò di continuare a pubblicare video in continuazione, in modo tale da tenere anche un po' l'interesse vivo, tenervi partecipi di questa che sarà questa esperienza che durerà più o meno tutto l'anno,
Iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti, seguitemi su Instagram e partecipate, commentate, chiedetemi qualunque cosa, cercherò di rispondere il prima possibile. Ci vediamo nel prossimo video in cui ci trasferiremo in garage, vi farò vedere dove preparo la moto e faremo i primi interventi di modifica. Quindi ci vediamo presto e mi raccomando, grazie, iscrivetevi!